finalmente è arrivato il momento di occuparci degli interni. Qualunque persona sana di mente avrebbe cercato di trovare dei pezzi usati, avrebbe cercato di fare un lavoro come hanno sempre fatto tutti quelli che si occupavano di repliche, ovviamente Gianpietro no. Quindi adesso, sulla base di questi e con del buon vecchio legno, ha intenzione di realizzare il cruscotto a mano. Hai visto l'altro giorno che giocavo con il computer? Ho fatto una scansione 3D degli interni, ho preso una matematica di quelle che si trovano su internet degli interni di una Countach e tutti i rilievi che avevamo fatto in precedenza, e con quello ho costruito questo piccolo puzzle. Altra cosa, come vedi ho tolto il volante. Bravo. Che era un 38 cm di diametro, e lo faremo diventare un 31 cm come era quello della Countach originale. Quel gioco di unire i puntini, quindi ce li risegniamo così almeno li troviamo. Unisci i puntini. Unisci i puntini e avrai la tua Countach. Che viene scritto su unisci i puntini? Qualche offesa? Allora andremo a utilizzare tutti i pezzetti di legno, anche questi scarti, facciamo tutti i vari pezzi e poi alla fine li andremo ad assemblare. Vai, continua e io li faccio anche di qua altri, ok? Adesso tutti i pezzi che abbiamo fatto li montiamo. Togliamo un po' quei pezzi di... Quante saranno rimaste? Queste sono esattamente 36. Ma 36 no, sono più. Era da 500 viti, Madonna. Ne abbiamo messe di viti, Ti sembra poche? Un'altra cosa importantissima è mettere questo qui, un antivibrante, evita che poi si sentano quegli scricchioli del cruscotto. Quindi andiamo a mettere adesso dietro tutte le piastre, così, basta che prendiamo la forma e prendi e lo attacchi direttamente sopra. E lo possiamo provare, vediamo se va sopra. Lo passo così. Attenzione, ok, tiralo su. Ok. Eccolo qua, perfetto. Spettacolare, cacchio, comincia a diventare una macchina. Dai, ci sta, ci sta. Per il cruscotto serviranno ovviamente un po' di cose. Bocchette X19, Sì. che sono poi le stesse della Countach, vero, no? Sì, 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 sì. Ok, questo invece è tempra. Sì. Poi abbiamo utilissimo orologio digitale dell'Alpha 33. Ma lo mettiamo perché assomiglia molto a quello della Countach. E ce lo ci sta mettiamo. bene. Hai mai visto come si fanno i divani? Così. La Countach aveva una cerniera che è la stessa dei mobili e anche il blocco tutto uguale, preso dal mobilio, quindi l'abbiamo comprata uguale, tagliata su misura, e adesso la andiamo a posizionare sopra. C'è una delicatezza. Ok. Voilà, bello, mi piace. Proviamo anche il cassettino. Insomma, alla fine il pollaio ci sta anche qua. Anche qui manca una parte importante. Le galline. Come facciamo questo adesso? Sarebbe più facile tagliarlo in laser da quel disegnetto che abbiamo, ma a me, sai, non piace. Non ti la piace. cosa più facile. Le cose Quindi facili mai. prendiamo un bel pezzo di alluminio che ho trovato e andremo a fare noi i fori dei nostri indicatori. Vedo che sei contento, eh? Sì. C'è un po' di disegno tecnico? Non vedo l'ora io. Vai. Facendo scala 300, Allora guarda, facciamo con un calibro, così ci misuriamo. Sono uguali loro due, sì. Sì, l'alluminio è dolce, quindi con il punteruolo si riescono a fare i segni precisi. È venuto bene, non lo finiamo in maniera più dettagliata, andiamo adesso però a provare gli indicatori, vediamo un po' se vanno queste componenti. Ci siamo, no? Una volta che è tutto montato abbiamo il nostro cruscotto della Countach, molto simile all'originale. Bello. Adesso lo mandiamo in tappezzeria. Qui avrai delle staffettine che tirano? Sì,
È stata una bella emozione vedere i nostri interni, che all'inizio erano soltanto in legno, rivestiti in pelle. La sensazione finale è stata proprio da brividi, perché ha trasformato questo bel guscio in vetroresina in una vera automobile. Abbiamo fatto fare questi interni ai fratelli Puzzani, che sono degli amici che hanno già fatto gli interni della 75 di Davide e hanno fatto veramente un bel lavoro. Ok, questi puoi anche buttarli. Veramente orribili. Anche qui faremo una bella sabbiatura, Ma mi sa di sì. una bella riverniciatura, però poi dopo sarà un sedile comunque confortevole. Sicuramente sarà solido. Quello sì. Questo è sicuro. Un altro lavoro molto importante che ho fatto è stato il modificare i sedili, quindi cambiando le forme delle schiume, delle spondine, per farli sembrare più possibilmente sedili adatti alla vettura dell'epoca. Non abbiamo copiato precisamente quelli della Countach, perché effettivamente quelli della 25 erano un po' bruttini, quindi ci siamo presi anche qui un po' di libertà. Oltre ad aver modificato la forma dei sedili, abbiamo anche fatto delle cuciture analoghe a quello che era il rivestimento dei pannelli laterali, quindi si ha questa forma a costine esattamente uguali a quelle che troviamo anche nelle portiere. Ho ritirato ieri gli interni dai nostri amici Puzzani di Legnago, che hanno fatto veramente un capolavoro. È impressionante il risultato finale. Abbiamo fatto mettere anche il loghino Countach al centro. Quindi questo effetto qui non è carbonio vero ovviamente, ma è cubicatura. Sì, è stata una nostra licenza poetica per richiamare la fibra di carbonio che veniva utilizzata nella Countach 25. Fu la prima applicazione su una Lamborghini di serie. Questo pezzo di metallo è stato inserito all'interno di una vasca, è stato quindi fatto uno stampaggio sulla superficie dell'acqua con un procedimento molto semplice di derivazione giapponese che ha dato un effetto veramente spettacolare. Adesso però, se ti va, li cominciamo a montare insieme. Vabbè, quindi mi infilo dentro, ti infili tu. Allora, la Countach è partita in un piccolo garage in un paesino sperduto, un posto improponibile nel quale realizzare un'automobile. Nel frattempo poi siamo anche passati nella nuova Academy del Drive Experience e in ultimo, con Countach finita, siamo arrivati anche nella sua definitiva casa. Per noi è stata una bellissima avventura. E va bene. Qua il selettore è un po'. Quello passeggero e quello guida, e le viti già l'ho posizionate sotto. Montata la plancia, come potete vedere, è un risultato fantastico. Adesso che con Davide abbiamo finito di montare tutti gli interni, la rimettiamo a terra e la portiamo in un posto speciale dove Davide potrà provare finalmente come va il nostro bolide. Contento? Sì, grazie. Ti ricordi quando ci siamo messi la prima volta? Eravamo seduti per terra, sì? Sì, era meglio per te. Ero più comodo per te. Interni in pelle e tutto quanto. Qua mi è stupito perché sinceramente gli interni era la cosa su cui credevo meno. È stato un bel lavoro di ricerca e soprattutto riadattare tutto alla macchina nostra, perché è completamente ovviamente diversa dall'altra, e l'effetto finale però è wow. Cioè, al di là della mia lunghezza è anche comoda. Siamo pronti allora? No? Sei pronto a provarla in strada? In pista. In pista? Vai in Sì, in pista. andiamo in pista. Andiamo in pista. Andiamo in pista. Ma dai. Dovremmo andare in pista. Adesso sei pronto? Dimmelo tu, è pronta? Io sai che poi mi si tappa la vena, chiudo la serranda, non capisco più niente. No, io mi scordo tutto quello che ho visto durante questi lavori, mi scordo su cosa sono seduto. Allora facciamo così, io mi scordo che la macchina l'ho fatta io e mi scordo che guidi tu e me ne vado. In bocca al lupo. Così. Fucilate dallo scarico quando volli il gas. Che bella! Ecco, questa è una delle cose più assurde che ho mai fatto. Vederla nascere da zero, da 4 tubi in croce e un pezzo di fibra di vetro, vederla vivere e andare in pista. Perfetto. Assurdo, assurdo. L'ho vista nascere davanti ai miei occhi, vite dopo vite, bullone dopo bullone.
Pensare che l'ultima volta che l'ho guidata ero senza carrozzeria, ero con un telaio in tubi e 4 gomme, anche vecchie, adesso le abbiamo nuove e non è male, non è male. Usare il cambio che ti aspetteresti duro e pesantissimo come quello della Countach in realtà è leggero come quello di una 166. L'anteriore della Sierra è fenomenale su una macchina così diversa e per un caso ingegneristico della vita funziona bene. Troppo forte perché non è stata provata prima di oggi in pista, quindi è tutto nuovo anche per lei. Non c'eri mai stata in pista tu, è una prima volta, che cosa tenera. E pensare che ti stavano vendendo per 2000 euro. Frena fortissimo, molto più di quanto immaginassi, la macchina è molto leggera, ricordiamo ferma la lancetta della bilancia intorno ai 1000 kg. Ok, adesso quando ripassa al prossimo giro, al volo glielo tiri. Che team, ragazzi! Sembri quasi una macchina seria. Diamole un po' di gas. Servono più cavalli, servono più cavalli. È curioso perché il 6 cilindri e il 12 hanno dei suoni simili, ovviamente, per questioni matematiche, e quindi sentire accelerare un V6 e un V12 è solo una questione di la metà dei cilindri, ma il tipo di suono è simile, solo che qui c'è un altro suono che interviene ed è il fischio della turbina, che su una Countach è veramente strano, rende questo ibrido, questa chimera unica. È un misto di cose semplicissime da macchina di tutti i giorni e cose da supercar che non ho mai provato in questo modo, mai. Non è difficile da guidare, assolutamente, è tutta leggera, comoda, morbida. È incredibile quanto si inserisca bene. Che cosa strana! Non ci vuole un fisico da pugile come ci voleva sulla vera Countach o su tutte le Lamborghini e le supercar dell'epoca. Era un'epoca in cui per guidare una supercar bisognava avere dei veri muscoli. Qua no! Potrebbe guidare la vostra nonna! E se Gianpietro vorrà ascoltarmi e metterci su i cavalli che merita, questa qua può diventare davvero una macchina divertentissima. È un'esperienza che non ti capita tutti i giorni. Guarda Gianpietro! Gianpietro al muretto preoccupatissimo perché passo lì davanti tipo a 150. È strano lo sterzo perché è molto leggero, sì, per colpa dei bracci di sospensioni che ha anteriori, che sono un po' il punto debole, anteriori e posteriori, entrambi sono un po' il punto debole di questa macchina. Evidentemente è un progetto che doveva essere sviluppato ancora. Ricordiamo che questa qui era una vettura espositiva, quindi non era stato finito lo sviluppo. Quello che importa è il potenziale che ha. Io sfido chiunque a vederla in strada, sentirla andare e capire che non è una vera Lamborghini d'epoca e che è stata costruita in un garage. Ma vi dico in tutta sincerità, non avrei mai creduto di spingerla così forte in pista. Mi aspettavo di andare molto più piano di così e di non sentirmi così in confidenza con lei. E invece va. Gianpietro dice basta. Ciao. Pom 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 pom. Che figata assoluta. Devo dare tantissimo angolo di sterzo per fare curve in cui in realtà mi servirebbe molto meno, ma va bene, è facile e sembra... questa non è una macchina, cioè ricordiamoci che questa qua non era una macchina, era un pezzo di ferro in tubi e un pezzo di vetroresina attaccato sopra a forma di Countach. Che roba! Madonna, va bene, Ma davvero? va bene, Guarda, fighissima, si vedeva come caldo. va bene.
Va bene. Madonna, io pensavo di darle molto molto meno. E t'ho visto, perché poi facevi No, certe invece fiammate va. qui. L'unica cosa che c'è è davanti che sta, però poi Ma con le sospensioni sono... c'è solo l'inizio che è strano, poi però Quando ci cominci a capire come va... no, cioè va, funziona, capito? Funziona. In seconda va bene, in terza si siede un po', sembra un altro motore in seconda. Sì. Cioè è come se c'è un altro motore. È la rapportatura del cambio, secondo me pure. Ma tanto, cioè cambia veramente tanto. Sono lunghe marce. Io do una controllatina generale perché vedi che ho fatto ieri sera questa paratia, però adesso le tocchi a mano. Prima andava... Ah, l'hai piegata così, cioè hai messo Ho messo il lamellino e ho messo questo qui, l'ho passato sotto il tubo così non fa più fumo. Infatti non fa niente. E il fischio lo faceva? No, andava bene, andava normale, cioè andava come quando l'abbiamo provata senza carrozzeria. Normale, bene, ti ho detto l'unica cosa è che c'ha questo rapporto del cambio che è strano e sembra un altro motore in seconda e in quarta. In terza si siede un po', ma comunque per essere insomma la prima volta no, va pure troppo bene. È strano solo lo sterzo che ha un po' di gelatina tipo sullo sconnesso, però come sensibilità invece è bello. Sì. E lavora un sacco bene con l'assale posteriore, con le dimensioni, cioè è assurdo che ci lavori così bene con queste gomme e quello sterzo e l'asse anteriore, eppure funziona, in qualche modo l'hai fatta funzionare in qualche modo. Grande. Va bene. Che sogno, ragazzi. No, comunque è troppo strano, è ancora troppo strano. Quando hai fatto il primo passaggio si è messo a piangere. E t'ho visto un po'. No, sul serio, non sono riuscito a... Ti vedevo là sopra. Un po' preoccupatino. No, va bene. Ma ti dico, ero preoccupato pure io, sinceramente all'inizio non avrei mai pensato di andarci così. Però quando ho capito che invece stava tranquilla. Fuori suona da paura, poi facevi certe fiammate. Sì? Qui davanti, così. Che cosa strana.